Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. Prima di cominciare, ricordate di iscrivervi, mettere mi piace e condividere questo video con chi ama le storie del nostro mondo dello spettacolo. Oggi vi portiamo un aggiornamento che ha mandato in visibilio i social e ha sorpreso anche i più scettici, una notizia tenera, luminosa, che arriva direttamente dalla Spagna e che riguarda due volti amatissimi. Afra Saraciolo ha scelto un'ambientazione insolita e toccante per parlare al cuore dei suoi fan e dei media. In un'intervista dal tono intimo, registrata tra vicoli di pietra e balconi fioriti, mentre il sole scendeva dorato su una bellissima città spagnola, Afra ha guardato dritto in camera e ha sussurrato con un sorriso emozionato: "Sì, sono incinta". Subito dopo, con la serenità di chi abbraccia un nuovo capitolo, ha aggiunto: "Da oggi siamo in 3. Per me e per Mert è la felicità più grande". Il momento, così spontaneo e puro, è diventato virale in pochi minuti. Sui social, i messaggi hanno cominciato a scorrere a fiumi, congratulazioni affettuose, ricordi di scene iconiche, promesse di sostegno incondizionato, cuore su cuore, come se ognuno avesse ricevuto la notizia da un'amica di famiglia. La città spagnola, con quelle strade che sembrano scritte da un romanzo, ha dato all'annuncio un sapore cinematografico che si addice perfettamente alla loro storia. Non era solo un'intervista, era l'istante in cui una coppia molto osservata decideva di condividere un segreto grande come la vita. Mentre in superficie arrivavano applausi virtuali, dietro le quinte si muoveva un'altra trama. Alcuni amici stretti, complice Mert Ramazan Demir, avevano organizzato una piccola festa di sorpresa in un hotel elegante non lontano dal mare. L'idea era nata quasi per caso, durante le passeggiate al tramonto che Afra e Mert si erano concessi per respirare un po' di normalità. Sapevano di essere al centro dell'attenzione, ma volevano ritagliarsi un angolo in cui tutto fosse semplice. Un brindisi, qualche risata, luci soffuse e un segreto custodito tra mani che tremano di emozione. E così è stato. Sulla terrazza dell'hotel, decorata con tocchi di rosa e di azzurro, candele profumate e fiori bianchi, si è accesa una festa discreta e dolcissima. Niente clamore, niente invitati di facciata, solo persone che li amano davvero, lo sguardo geloso del mare sullo sfondo e il vento che sembrava fare da colonna sonora. L'intervista aveva già cominciato a circolare in ogni angolo del web. Tra un post e l'altro, molti colleghi e volti noti hanno condiviso il loro affetto, commentando con parole calde la nuova avventura della coppia. Si percepiva una sincerità rara, una felicità collettiva, come se il successo di Afra e Mert non fosse soltanto professionale, ma umano, guadagnato passo dopo passo negli anni. Allo stesso tempo, si moltiplicavano le domande: quale sarà il sesso del bambino? Quando arriverà? E cosa accadrà ai progetti di Afra sul set? Chi li conosce sa che non amano le fughe in avanti e che preferiscono parlare quando è il momento. Ed è proprio questo che hanno fatto. La notizia è arrivata come una confessione tenera, non come una strategia. Le voci di corridoio intanto raccontavano che Afra stesse già pensando a condividere qualche aggiornamento nei prossimi giorni. Forse un piccolo servizio fotografico, forse una festa per il bambino ancora in pancia, forse semplicemente un diario di attesa da mostrare a chi li segue da anni. Nulla di eccessivo, sempre in quello stile sobrio ed elegante che li contraddistingue. Per ora bastava tenersi per mano e contemplare l'eco della propria felicità. E in effetti lo si è visto benissimo subito dopo l'intervista. Afra, raggiante e leggera, si è allontanata dalle telecamere, ha incrociato lo sguardo di Mert e i due, quasi senza parlare, hanno capito che quello era uno di quei minuti che resteranno per sempre. La terrazza dell'hotel li aspettava. C'era un piccolo tavolo apparecchiato con cura, un nastro color latte che correva lungo il bordo, calici pronti e un dolce dal messaggio semplice e disarmante: "Benvenuto, piccolo miracolo". Quando gli amici sono usciti dai loro nascondigli improvvisati, tra risatine e occhi lucidi, Afra ha portato una mano alle labbra per trattenere il fiato. Mert le era accanto, con quella calma che non è finta compostezza, ma la sua maniera di proteggere ciò che ama. In un attimo, la festa è diventata un abbraccio collettivo, parole bisbigliate, carezze sulle spalle,
auguri che scaldano la pelle. Il dettaglio più curioso: nessuno ha voluto rivelare il sesso del bambino. La scelta di tenere quel particolare al riparo dagli sguardi ha aggiunto mistero e tenerezza. Nel frattempo, i fan ricamavano teorie e deduzioni. Un fiocco azzurro apparso per caso in una foto? Una copertina rosa che sembrava sbucare dalla borsa? Ogni gesto veniva analizzato con un'attenzione quasi investigativa, ma sempre con un tocco di affetto. E poi c'erano le vecchie foto, i ricordi, gli scatti dal set, i momenti in cui Afra e Mert avevano riso, pianto, lavorato gomito a gomito. Tutto è tornato a galla con una dolcezza disarmata, come se quella notizia avesse illuminato di nuovo il loro percorso. Non sono mancate le riflessioni sul lavoro. Alcune fonti vicine alla produzione hanno confermato che Afra si prenderà una breve pausa dalle riprese per concentrarsi sulla salute e sul bambino, senza però chiudersi in un silenzio rigido. Non c'è fretta né bisogno di giurare nulla, i progetti non scappano, le storie possono aspettare, il pubblico lo capirà. Lei stessa, con il garbo che la contraddistingue, ha fatto sapere di voler proteggere la parte più privata di questi mesi, condividendo il giusto, senza esagerare. È un equilibrio sottile, e forse è proprio lì che si misura la maturità di una coppia abituata a vivere sotto i riflettori. La festa è proseguita con piccoli dettagli da custodire. Tra i regali c'era un paio di minuscole scarpine che entravano nel palmo di una mano, una copertina fatta a mano con un ricamo paziente, un quaderno elegante con in copertina una scritta semplice: "Benvenuto al mondo". Quel quaderno, raccontano, rimarrà su un comodino per settimane, pronto ad accogliere appunti, desideri, promesse. Afra lo ha aperto subito, quasi con timore, e ha vergato poche righe che hanno commosso tutti. Oggi è il giorno in cui ti abbiamo annunciato al mondo. Ti aspettiamo con impazienza. Sarai il nostro ricordo più bello, da proteggere per sempre. Le parole, scelte adagio, avevano il peso lieve delle cose importanti. Nei giorni seguenti, l'onda dell'entusiasmo non si è affatto sopita. Dalla Spagna e da ogni angolo del pianeta sono arrivate parole di supporto. C'era chi ricordava il primo provino di Afra, chi citava scene indimenticabili di Mert, chi raccontava come i due l'avessero ispirato nei momenti difficili. È il paradosso delle star. La loro vita è osservata da lontano, eppure, quando aprono il cuore, sembra di averli avuti sempre accanto. E questa volta il racconto aveva un sapore familiare, quasi domestico, come se tutti si fossero seduti intorno a un tavolo ad ascoltare la notizia. Il rientro in Turchia è stato un'altra pagina da imprimere nella memoria collettiva. All'aeroporto, li aspettava una folla gentile, composta ma calorosa. Fiori, applausi, auguri sussurrati in 1000 lingue, perché l'amore, si sa, non ha bisogno di traduzioni. Afra salutava con la mano, visibilmente emozionata, e Mert, come sempre, vegliava accanto a lei. C'erano telecamere e obiettivi, certo, ma c'era soprattutto una gratitudine che non si può fingere. Qualcuno ha portato un pacchetto con una cornice per la prima foto del bambino. Qualcun altro ha fatto trovare un ciondolo a forma di stellina, da appendere sopra una culla che ancora nessuno ha visto, ma che tutti immaginano già pronta a casa. Davanti a quella folla, Afra ha trovato le parole. Questo viaggio è stato indimenticabile, ha detto, con la voce piena di luce. Sono immensamente felice e spero che questa gioia continui, giorno dopo giorno. Parole semplici, le più difficili da dire quando sono vere. Con Mert ha scambiato uno sguardo complice, di quelli che non si possono tradurre, e si sono fatti strada tra il calore del pubblico, ringraziando uno ad uno, come se quella carezza collettiva fosse un talismano da portare nel futuro. In casa, tra scatole di ricordi e nuove abitudini da costruire, li attendeva la normalità, un bollitore che fischia, la lista dei nomi su un foglio, quell'incertezza divertita che ogni genitore conosce quando pensa a chi sta per arrivare. La scelta di tenere per sé i dettagli più intimi è rimasta ferma. Il sesso del bambino? Lo diranno quando sentiranno che è il momento. La data? Hanno accennato solo a un periodo, senza gabbie. I progetti professionali?
Ci sono e ci saranno, ma ora l'attenzione è sulla salute e sul tempo, su quel ritmo nuovo che si fa strada piano piano. La vita pubblica e la vita privata si incontrano come due fiumi, l'importante è che l'acqua scorra senza travolgere. Le reazioni del mondo dello spettacolo hanno avuto tutte lo stesso timbro, gioia composta, rispetto per i tempi, promesse di festa. Alcuni amici hanno raccontato episodi teneri, il modo in cui Mert appoggia la mano sulla schiena di Afra quando scendono la scala, il sorriso istintivo con cui lei cerca i suoi occhi nelle stanze piene. Sono dettagli sfuggenti, ma è lì che si costruisce la sostanza delle storie d'amore. La notizia della gravidanza non ha cambiato la loro sostanza. Semmai, l'ha rivelata con più chiarezza. Con il passare dei giorni, Afra ha deciso di sospendere per poco gli impegni sul set, restando a casa tra sceneggiature annotate e tisane calde, mentre Mert organizza l'agenda in modo da essere presente. Non è un ritiro, è un respiro. Gli addetti ai lavori parlano di progetti già in discussione, di storie che riprenderanno con nuova linfa. Ma per ora, il centro del quadro è la promessa di una vita che cresce. Ed è proprio questa promessa che ha dato vita a una specie di rito domestico, ogni sera, prima di dormire, un pensiero scritto sul quaderno regalo, una riga, 2 righe, magari un disegno. Un giorno quel bambino saprà di essere stato atteso con pazienza e con la meraviglia che si riserva alle prime volte. Nella terrazza spagnola, in quell'istante che ormai è storia, c'è stato un momento che molti hanno notato. Mert ha alzato il calice e, senza essere retorico, ha sussurrato, grazie. Non un discorso, non un elenco di ringraziamenti, solo una parola che conteneva tutto, il pubblico, gli amici, il lavoro, il futuro, la persona accanto a lui. Afra, con gli occhi lucidi, ha lasciato che le scivolasse una lacrima. Non era tristezza, era la prova che i sentimenti, quando sono autentici, sanno attraversare anche le cornici più glamour. Da quel giorno, i due hanno scelto la strada della coerenza, aggiornamenti misurati, gesti chiari, nessun eccesso. Hanno lasciato che a parlare fosse l'attesa stessa, con le sue piccole coreografie quotidiane, un cappotto più ampio, una mano che sfiora la pancia senza pensarci, la voglia di camminare piano quando il mondo corre. Ed è forse proprio questa normalità raccontata con pudore che ha reso l'annuncio qualcosa di più di un titolo, una storia in cui ritrovarsi. Eccoci dunque all'oggi. Questa pagina si aggiunge a un album che continueremo a sfogliare insieme, con la discrezione che meritano in momenti importanti. Noi di Segreti Turchi vi terremo aggiornati con la delicatezza dovuta e con l'entusiasmo che nasce quando le belle notizie si moltiplicano. L'eco di quella sera in Spagna non si è spenta, ha solo cambiato casa. Ora vibra tra le mura in cui Afra e Mert disegnano il loro domani, un domani fatto di passi sicuri, di tempo condiviso e di un piccolo cuore che batte già al ritmo della loro storia d'amore. Se questa storia vi è piaciuta, iscrivetevi a Segreti Turchi, lasciate un like e condividete il video. La prossima volta torneremo con nuovi dettagli e con la stessa cura di sempre. A presto!